Gli anni 70 in Italia sono i primi delle TV a colori, delle trasmissioni sgargianti e del ritmo giovanile, ma altrettanto non si può dire della Sampdoria, impantanata in una delle situazioni più difficili della sua pur giovane storia. Alle annate in chiaroscuro di metà decennio fa seguito un campionato disastroso che nel maggio 1977 conduce i blucerchiati per la seconda volta in Serie B, facendo nascere il sospetto di un feeling non proprio idilliaco tra il Doria e gli anni doppi. Dopo la retrocessione del 66, infatti, una nuova discesa di categoria, ad 11 anni di distanza, non è esattamente quello che i tifosi si aspettano. Le difficoltà economiche e tecniche, malgrado in rosa figuri un tipino niente male come Alviero Chiorri, inducono il presidente Lolli Ghetti ad una nuova cessione. Così, nel febbraio 1978, il titolo di numero 1 del club passa ad Edmondo Costa, l'uomo prescelto a guidare la transizione verso una nuova proprietà. Serve qualche tempo perché l'offerta di acquisto buona arrivi, ma poi eccola lì sul tavolo della sede di via 20 settembre. A firmarla è un personaggio già noto nell'ambiente blucerchiato. Si tratta di un imprenditore romano sulla cinquantina, un self-made man, che con la società doriana aveva già lavorato anni prima, sia come consigliere, sia come addetto stampa. Quell'uomo è Paolo Mantovani. Malgrado la piazza intuisca le possibilità economiche del nuovo proprietario, nessuno si potrebbe mai azzardare a parlare di scudetto, visto che persino la A è ancora tutta da conquistare. Con Mantovani i progressi sono graduali ma trasversali e mentre un nuovo organigramma prende forma, le ruspe spengono i motori a Bogliasco per regalare alla Sampdoria una nuova casa, un centro sportivo nuovo di zecca che lo stesso presidente intitolerà a Gloriano Mugnaini, storico medico fondatore del tifo organizzato doriano. Il mosaico blucerchiato è pronto a comporsi. Con il quarto allenatore in poco più di 2 stagioni, Mantovani raggiunge il suo scopo primario, la promozione. Nel 1981-82, dopo 5 lunghi anni di purgatorio, la Samp di mister Renzo Ulivieri torna nella massima categoria. E nel frattempo il presidente comincia l'allestimento di un prezioso puzzle che, tassello dopo tassello, arriva a conquistare il primo trofeo della storia della società, la Coppa Italia 1984-85, alzata al cielo da Eugenio Bersellini al termine della doppia finale contro il Milan. Un'impresa? Certo che sì. Grazie al presidente e all'illuminata collaborazione del general manager Borea, a Genova sbarcano tra gli altri campioni del calibro di Luca Pellegrini, Trevor Francis, Liam Brady, Pietro Vierkovod, Graham Souness e pure 2 ragazzini che faranno presto molto parlare di loro, come Roberto Mancini e Luca Vialli. E i risultati sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. 7° posto nell'82-83, 6° l'anno successivo e 4° nell'85, l'anno appunto della prima Coppa. I tifosi blucerchiati stanno vivendo un sogno ad occhi aperti, ma non ci crederete. Il meglio deve ancora venire.